Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare dell'invecchiamento e della morte cellulare. Le cellule, come ogni organismo vivente, seguono il classico ciclo vitale: nascita, crescita, invecchiamento e morte. In particolare, l'ultima fase della vita ha suscitato molto interesse nel mondo biologico. Innanzitutto, gli scienziati intuirono che potesse esistere un meccanismo cellulare in grado di misurare il passare del tempo all'interno della cellula stessa. Dopo diverse ipotesi, quella ad oggi più accreditata rimane quella relativa ai radicali liberi, o ROS, ovvero delle specie atomiche o molecolari particolarmente reattive, caratterizzate da un elettrone spaiato. Queste vanno a formarsi a livello mitocondriale, in presenza di ossigeno proveniente dai processi di respirazione cellulare. Grazie alla sua spiccata elettronegatività, parte dell'ossigeno sottrae elettroni ad altri, formando appunto i radicali liberi. Ogni qualvolta uno di questi si troverà nelle vicinanze di altre molecole, si instaurerà un contatto tra i due, dato dalla necessità del radicale di appropriarsi di un elettrone per accoppiare quello già presente. Si innesca così una reazione a catena, dovuta al fatto che la molecola alla quale è stato sottratto l'elettrone diventa essa stessa un radicale alla ricerca di un nuovo elettrone. Questo meccanismo può essere interrotto solamente in presenza di sostanze donatrici, come ad esempio gli antiossidanti. Nonostante quindi questo sia un processo arrestabile, le molecole che sono andate incontro a questo scambio elettronico subiscono dei danni e spesso diventano inutilizzabili. I lipidi di membrana, le proteine e il DNA sono gli elementi più colpiti dalla distruttività di queste specie. Nel momento in cui l'invecchiamento cellulare si trova in uno stadio troppo avanzato, tanto da impedire alla cellula un metabolismo normale, la cellula stessa entra in mitosi, generando due cellule figlie identiche. Al fronte però di un determinato numero di divisioni mitotiche, è stato osservato che la cellula va incontro ad un meccanismo di morte programmata, detta apoptosi. Durante questo processo, infatti, i lisosomi rilasciano particolari enzimi che sono in grado di distruggere sia il citoplasma che il nucleo, inducendo la cellula a frammentarsi in delle piccolissime porzioni, le quali saranno tempestivamente riconosciute e smaltite dai macrofagi. L'apoptosi è quindi necessaria sia per il turnover cellulare, ovvero rimpiazzare le vecchie cellule con le nuove, sia per plasmare l'organismo durante tutta la vita, durante la fase embrionale come quella adulta. Il limite del numero di cicli cellulari è riconducibile al fatto che ogni ciclo comporta la perdita di una porzione di DNA. Infatti, durante la replicazione del filamento lento, non tutti i primer a RNA riescono ad essere sostituiti da dei nucleotidi di DNA. Quelli terminali, infatti, non possono essere sostituiti in quanto assente l'estremità 3'. In questo modo, una parte minima del filamento singolo viene scartato, provocando un accorciamento del cromosoma. Questo avviene reiteratamente per ogni ciclo cellulare. I cromosomi però, essendo dotati nella loro parte terminale di telomeri, perdono solo delle sequenze non codificanti per proteine, preservando così il materiale genetico all'interno dei cromosomi. I telomeri quindi sono dei veri e propri orologi cellulari e nel momento in cui questi vengono esauriti vengono attivati i geni dell'apoptosi e la cellula va incontro a morte. Nel caso dei gameti, tuttavia, esiste un meccanismo in grado di permettere al telomero di potersi riallungare per impedire di avere, generazione dopo generazione, una vita cellulare sempre più ridotta. Il meccanismo si basa sulla funzione dell'enzima telomerasi, che inserisce delle sequenze nucleotidiche all'estremità dei cromosomi. Questi enzimi però non sono attivi nelle cellule somatiche. Tuttavia, se si trovasse un modo per renderli tali, potrebbero combattere diverse malattie causate dalla morte cellulare precoce, come ad esempio alcune malattie degenerative. Mentre potendo invece decidere di disattivarli, sarebbe possibile invece controllare l'evolversi di alcune forme tumorali. Detto questo, abbiamo concluso questo breve video riguardo l'invecchiamento cellulare. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per oggi è quindi tutto,
Grazie per l'attenzione e a presto!